Buongiorno, oggi siamo con Mauro Porcini che è il Chief Designer Officer della Pepsi Cola. Credo che sia la prima persona a portare questo titolo impegnativo. Gli chiederei subito che cosa significa e che cosa lo obbligano a fare, che cosa deve fare all'interno della Pepsi Cola. Sono il primo, hai ragione. In pratica è un ruolo nuovo in queste grandi multinazionali. Il mio compito è quello di capire le persone, i sogni e i bisogni delle persone, degli utenti che abbiamo davanti e poi creare dei prodotti, dei servizi, delle esperienze, dei brand che siano rilevanti per loro. E questo significa sia creare prodotti e brand nuovi, quindi l'innovazione, quella che chiamiamo innovazione, sia poi invece lavorare su quelli esistenti, famosi, Pepsi, Mountain Dew, 7up, Doritos, Cheetos, Quaker e tanti altri, Gatorade per esempio, noto in Italia, per comunicarli in modo diverso, per creare delle esperienze che siano significative in una realtà, in una società che sta cambiando radicalmente sotto la spinta di globalizzazione, social media, nuove tecnologie. Quando insegnavo a Scienze della Comunicazione a Trieste, una delle analisi che si era fatta riguardava la differenza tra Pepsi Cola e Coca-Cola. Allora, la conclusione era questa, che quando facevano un test cieco, la maggioranza degli utenti, diciamo così, dei consumatori, sceglieva la Pepsi Cola. Quando invece facevano un test dando le due bottigliette, la scelta tra le due bottigliette, e allora la gente sceglieva invece la Coca-Cola, non la Pepsi Cola. Quindi il gusto andava alla Pepsi. Invece la Coca-Cola portava qualcosa di più, che era legato all'immaginario, evidentemente, non alla concretezza del prodotto. E quindi immagino che sia anche per questo che ti hanno chiamato, proprio per riempire questo gap e per, diciamo, superarlo anche. Sì, e poi guarda, dipende molto dai conti culturali, da come si sono mosse le aziende nelle varie regioni del mondo. Nel Medio Oriente Pepsi ha il dominio del market share, sono dei paesi in cui Pepsi è il market leader, lo stesso nella Scandinavia, nei vari paesi scandinavi. Insomma, ci si divide un po' il mondo e con strategie diverse, con approcci diversi, però quello che hai citato è la famosa Pepsi Challenge che ha reso ancora più famosa Pepsi negli anni 80 e con un'operazione di Appunto. marketing pura veramente potentissima. Però sì, sono in pratica tutti i brand, non solo Pepsi, ma anche Coca-Cola e i tanti altri brand oggi stanno cercando di capire come restare rilevanti e giocare un ruolo diverso nella connessione con gli utenti, con la società, con le persone, in un mondo in cui non esiste più quella comunicazione unidirezionale in cui un brand parlava alle persone, le persone non potevano reagire passivamente, ricevevano queste informazioni, spesso anche con piacere, erano mondi immaginari positivi, aspirazionali, quindi era un messaggio che spesso piaceva alla gente si immedesimava in questi brand e poi andavi al supermercato nel caso della nostra categoria e ritrovavi alcune informazioni, alcuni spunti legati alle pubblicità televisive che avevi guardato a casa, e quindi Certo. era un playbook molto chiaro e molto semplice, se vogliamo. E più soldi avevi, più risorse avevi, più riuscivi a parlare a queste persone e dominavi quella comunicazione. Oggi invece nel mondo dei social media non sei neanche più l'attore della conversazione, diventi l'oggetto di una conversazione che accade tra persone. Quindi o sei interessante e lo sei quotidianamente, o non parleranno di te, o magari parleranno male di te. E quindi bisogna trovare nuovi modi, nuovi canali, nuovi codici per comunicare. Ed è lì che il design diventa molto importante perché se io creo
una limited edition di packaging, se creo un'esperienza incredibile quando si va a Esselunga, a Carrefour, a Walmart, se creo delle esperienze inaspettate in uno stadio che noi sponsorizziamo, dove magari porto una collaborazione di Pepsi col mondo della moda e con una grande celebrity della musica durante una partita di football, per esempio. Tutto questo, tutte queste esperienze sono potenziale contenuto, quello che chiamiamo user generated content. Le persone parleranno di noi, saranno interessate, parleranno in modo positivo e diventeranno i più grandi ambasciatori del brand, perché sono ambasciatori autentici, non è il brand che si autocelebra, ma sono le persone che parlano in modo trasparente, onesto, sincero, autentico, quindi della loro connessione con il brand. Ed è lì che il Quindi design ha un ruolo fondamentale. E quindi voglio dire, si è ridefinito anche il senso di design, perché naturalmente qualcuno potrebbe pensare, beh sì, l'hanno chiamato perché ridisegni la forma della delle bottiglie della Pepsi Cola, tipo Gio Ponti. Invece qua si tratta di disegnare il mondo della comunicazione. Disegnare significato. E alla fine, guarda, la cosa molto interessante, visto che siamo su una piattaforma italiana, stiamo parlando in italiano, di di qualcosa che è nato, sì, c'è un italiano dietro, ma è un'azienda multinazionale americana. La cosa interessante è che il tipo di design allargato, poliedrico, olistico che io predico e che sto portando avanti in questa multinazionale è il design che io ho studiato al Politecnico di Milano. Cioè, quando si studia design al Politecnico, e così anche in altre università in giro per il mondo, ma il Politecnico negli anni 90 era all'avanguardia in questo, si studia in tre dimensioni. La dimensione dell'essere umano, quindi capire le persone, scienze umane, antropologia, semiotica, la dimensione della tecnologia, quindi come tradurre quello che capisci delle persone in qualcosa che sia fattibile, matematica, fisica, tecnologie materiali, scienza dei materiali e così. E poi la dimensione del business, quindi capire branding, economia, eccetera, eccetera. E poi ogni anno si mettevano insieme queste tre dimensioni, che sono le dimensioni dell'innovazione, desiderabilità, redditività e fattibilità, per creare dei progetti. Noi li chiamavamo progetti di design. In realtà, poi quando si entra in queste aziende si chiama innovazione, cioè quasi siamo lost in translation, la comunità del design non sa spiegare esattamente che cosa fa spesso al mondo del business. Per farla breve, comunque, tu sei formato così, esci da queste università da innovatore e poi entri nel mondo del lavoro e iniziano a incasellarti in una dimensione totalmente ridotta di stilista. Quando sei fortunato di stilista che fa anche un po' di funzionalità, ma non fanno leva su tutto quello che puoi veramente offrire. Ed è qui un invito, secondo me, a un'Italia che sta cercando un po' la propria via dalla crisi, un'uscita dalla crisi e un'uscita anche da questa pandemia che ci ha visto, che ci ha impattato a livello mondiale. Abbiamo una ricchezza incredibile in questo approccio al design per fare innovazione, che non è altro che un approccio umanistico all'innovazione. Abbiamo persone che sono formate in quel modo in università come il Politecnico e non solo nel nostro paese, ma a causa del fatto che il design è stato talmente importante ed è così visibile nella nostra cultura, ma è un design di stile, un design estetico, un design spesso formale, è un design del mobile, il design del lighting, il design dell'automotive, ma c'è una dimensione di design molto più allargata che potrebbe essere veramente utile come propulsore della nostra economia, della nostra macchina di innovazione in Italia. Abbiamo università che formano quel tipo di professionisti, abbiamo bisogno di aziende, CEO, business leaders che capiscono la potenzialità di avere un approccio diverso all'innovazione, design driven, umanistico, molto italiano come approccio tra l'altro. Assolutamente, intanto sono contentissimo che per una volta non si dica che l'università è arretrata e le aziende vanno avanti, perché invece è avvenuto il contrario, cioè che tu, mi pare, sei uscito
pieno di entusiasmo e di questo approccio ricchissimo dall'università, e se ho capito bene tra le righe, e ti sei trovato a conquistare i tuoi spazi all'interno delle aziende e a spiegare alle aziende qualcosa che evidentemente a loro non era chiaro. Non so come sia andata nelle tue esperienze precedenti, ma credo che a questo punto ci voglia anche non solo l'intelligenza, ma l'energia umana per modificare delle strutture esistenti. Ma guarda, io sono uno dei fortunati, quando esci da quel tipo di università di formazione, ti ritrovi nel mondo del lavoro, dici, ah, non stanno capendo quello che posso offrire. Spesso o non hai la voglia, l'hai detto tu, l'energia di cambiare il sistema, perché è veramente difficilissimo. Anche quando hai poi la voglia e l'energia, magari non trovi il modo di farlo nel modo corretto, non trovi l'ambiente giusto per farlo. E non è semplice. A me è andata bene, mettiamola così. Ho scritto un libro su questo tema, l'età dell'eccellenza, Se pubblicato ce proprio l'hai, recentemente. facciamo, ce l'hai Guarda, lì, che così lo ce l'ho vediamo. qua in versione cerottata. Eccolo lì. Che è L'età dell'eccellenza. è un bellissimo titolo, invece dell'età dell'innocenza, l'età dell'eccellenza. Esatto. E guarda, la seconda parte di questo libro parla delle caratteristiche di questi innovatori che chiamo gli unicorni e sono caratteristiche che sono necessarie non solo per fare innovazione, ma poi anche per cercare di cambiare la cultura del sistema in cui ti ritrovi, aziende, società, per fare in modo che ti facciano fare innovazione. E quindi tante caratteristiche tipo l'ottimismo, la resilienza, la curiosità, la bontà, tutte legate poi alla capacità di produrre risultati, all'efficienza, alla produttività, alla capacità di tradurre sogni e visioni in piani, strategie ed operazioni. Sono tutte caratteristiche che sono appunto le caratteristiche degli unicorni, dei grandi innovatori, che sono fondamentali per spingere questo approccio diverso al modo di fare innovazione, di fare business. Quindi sì, non è semplice, ma è assolutamente fattibile. Il fatto che PepsiCo stia investendo centinaia di milioni di dollari non solo in me, nei miei team, ma nei nostri progetti, è l'evidenza che questo approccio funziona e c'è tanta italianità in questo approccio, ma anche con grande rispetto per la cultura anglosassone ed è una commistione dei due mondi per fare innovazione con l'essere umano al centro di tutto, ma con grande approccio strategico, anche process driven, un po' più anglosassone al contempo. È verissimo quello che dici, perché l'Italia dal Rinascimento in poi ha sempre ridisegnato non singole cose, singoli aspetti, ma l'intero quadro del modello di vita. Per cui i grandi artisti erano anche i grandi creatori di vestiti, di gioielli, i grandi organizzatori delle feste, insomma i grandi disegnatori dei giardini, degli spazi, ecco, e fino direi al futurismo che aveva anche lì un approccio integrato a tutti gli aspetti della vita, dalla cucina allo sport, eccetera. Si può non essere d'accordo, ma questo è veramente un modello, come dici tu, italiano. Posso chiederti qual è la tua storia? Perché tu adesso sei, diciamo così, nella vetta del mondo, sei arrivato in una grande compagnia, sei a Manhattan, come diciamo direttore di un gruppo molto importante che tu sei riuscito a creare, ma qual è il tuo punto di partenza? Com'è che hai scoperto la tua vocazione? Guarda, no, ti ringrazio per la domanda perché spesso le persone ti vedono dove sei oggi e si fanno un'immagine di te senza capire da dove arrivi, è il da dove arrivi che spesso in realtà poi ti definisce. Io arrivo dalla provincia italiana, da Varese, da genitori, da mia madre romana, mio padre di Lucca, ma poi si è trasferito a Roma, quindi nasco nel nord, però con questi accenti un po' romaneschi perché i miei si erano appena trasferiti
Ne parlo all'inizio del libro, in sospensione, mi definisco in sospensione tra due mondi diversi già allora, già nella mia infanzia, tra il nord e il sud non appartenevo né all'uno né all'altro, ma mi trovavo da Dio in questa dimensione di mezzo, perché in quella dimensione di mezzo ero unico e trovavo la mia identità. E la mia vita è stata un po' quello, in mezzo al design e il business, non sono un marketer, non sono un uomo di business, ma non sono neanche un puro designer, sono qualcosa lì di ibrido nel mezzo in cui appunto mi definisco. L'Italia e l'America, anche tu come me vivi in America, ma viviamo comunque a cavallo tra i due mondi. Io ormai sono 11 anni che vivo qui, non sono più italiano puro, ma certamente non sono americano e vivo esotico in sospensione tra le due realtà. Quindi sin da giovane e fino a oggi questa sospensione è dove ho trovato appunto il mio percorso, il mio cammino, in comfort nel discomfort di queste aree poco definite. Da Varese studio al liceo scientifico, quindi formazione comunque, anche se non era il classico, umanistica, l'italiana, il valore della Il latino, filosofia, la del latino. filosofia. Parlavi prima della matrice culturale dei nostri artisti, del nostro design, che non è l'approccio all'inglese, che invece è un design industriale, e non ha quella matrice culturale, che invece è diventata importantissima nel mio percorso. Studio al Politecnico di Milano, a 23 anni finalmente imparo l'inglese, non parlavo una parola di inglese fino a 23 anni perché ho studiato francese al liceo, alle medie, e lo racconto spesso proprio per i giovani che spesso magari si ritrovano a una certa età a pensare che sia tardi per cambiare, per fare qualcosa. Magari qualcuno sta pensando, vabbè, 23 anni sarà mica tardi. In realtà io avevo lì 23 anni e avevo i miei amici che sapevano l'inglese bene e lo avevano studiato, avevano iniziato a studiarlo 13 anni prima di me, erano 13 anni avanti rispetto a me, quindi ti ritrovi lì, ti manca un anno a laurearti, dici vabbè, è troppo tardi per imparare l'inglese e per usarlo sul lavoro. E invece decido di partire, andare a fare l'Erasmus a Dublino, a fare gli esami di design, quindi esami universitari di design in una lingua che non conoscevo, però mi rimbocco le maniche, non avevo neanche i soldi sufficienti per stare lì e godermi la vita lì, quindi lavoro nella mensa dell'università per guadagnarmi qualche soldo in più, per godermi poi anche l'Irlanda con l'esperienza e torno in Italia sapendo l'inglese, con la carriera che poi sono riuscito a fare sulla base di questo inglese che ho imparato così tardi, e faccio la mia tesi sulle wearable technologies, sulla moda che incontro alla tecnologia, e con Philips Design. Entro poi in Philips e poi quasi subito incontro quello che diventò uno dei miei grandi mentori ai tempi, che è Claudio Cecchetto, Ah, il grande Claudio Cecchetto di Radio DJ, eh, dietro a tanti personaggi come Giovanotti, Fabio Volo e tanti altri. Incontro Claudio a 27 anni, anzi no, incontro Claudio a 24 anni, perché un mio amico conosceva la sua segretaria di allora. E allora si decide, se riusciamo a combinare un incontro, e ancora una volta pensando a tanti giovani magari oggi, saremmo potuti andare a quell'incontro a farci un drink con una celebrity. In realtà invece decidemmo di andare a quell'incontro proponendogli un progetto. Lui stava investendo sul mondo del digitale, aveva una partnership con Soru di Tiscali, e noi freschi di università, dell'uso dei software più avanzati nel mondo dell'innovazione e del design, gli proponiamo appunto una serie di idee per quel mondo. Claudio, che è un grande talent scout, un grande scopritore di talenti, non ha visto quattro ragazzini e con arroganza non ha pensato, vabbè, questi qui cosa vuoi che sappiano di queste cose. Invece ha visto il potenziale che avevamo e quindi ci chiede cosa fate nella vita. Noi bleffiamo, gli diciamo vorremmo creare uno studio insieme, anche se in realtà io lavoravo in Philips, gli altri erano in altre realtà, e lui ci dice fatelo con me. Un mese dopo ci ritrovavamo con Claudio Cecchetto a fare una società, lavoravamo nella sua villa stupenda in via Meda Milano con la piscina,
lo studio di produzione, un sogno per un ragazzino che arrivava dalla provincia senza nessun tipo di connessione in assoluto. E ricordo che in quegli anni eravamo veramente contenti di poter lavorare con tutte queste celebrity, al loro contenuto digitale, la loro immagine. E lì ci fu uno dei più grandi insegnamenti che Claudio mi diede. Lui, me lo ricordo, quasi tutti i giorni ci diceva: a me di fare questa cosa, di lavorare sull'immagine dei cantanti, sul contenuto digitale, non importa. Lo dobbiamo fare per portare un po' di soldi dentro lo studio, l'agenzia, ma non è il motivo per cui ho creato questa società. Io voglio fare qualcosa che non ha mai fatto nessuno. Voglio creare un qualcosa che sia inquantificabile, qualcosa che veramente sia innovativo, senza mai usare la parola innovazione, senza parlare di innovazione. Ma Claudio mi ha insegnato l'innovazione vera. Era una persona, e lo è tuttora, che doveva per forza, sempre, era ossessionato con quest'idea di fare qualcosa di nuovo, sempre qualcosa di nuovo. E da allora era il 2000, e allora lavoravamo, per esempio, abbiamo iniziato a lavorare su quelle che oggi chiamiamo Bitcoin, la moneta digitale, che non esisteva ancora, che venne inventata molti anni dopo. Però questa è un'intuizione che è un'intuizione di Claudio, che prima o poi una digital currency sarebbe stata veramente utile in questo mondo che si stava iniziando a creare. Quello è un esempio di tanti. Comunque, Claudio, grande scuola dell'innovazione. Dopo 3 anni internet collassa, non era troppo presto per quel mondo, chiudiamo la società e, per farla breve, mi ritrovo in 3M, azienda della tecnologia del Minnesota, 10 anni in 3M, dall'Italia mi muovo in America e poi è arrivata la chiamata di PepsiCo 9 anni fa e mi sono spostato a New York. Quindi sono 9 anni che tu lavori in Pepsi, è un lungo Mi sembra di aver periodo. iniziato ieri. Beh, scusa, ma davvero sono stupito perché ero convinto che tu fossi arrivato tipo 3 o 4 anni fa. Ormai tu conosci la realtà della Pepsi, immagino, in profondità, e anche si deve essere creato un profondo rapporto di fiducia tra te e l'azienda, perché 9 anni in un mondo che si muove continuamente sono molti. Sì, guarda, due cose ti dico relativamente a questi 9 anni. Prima di tutto, io dentro sono un innovatore che, se non fosse finito in queste multinazionali, avrebbe cercato di creare la propria startup. Questi centri di design, queste funzioni di design, sia in 3M prima, che poi adesso in PepsiCo, sono in tutto per tutto delle startup all'interno dell'azienda. Quindi non sono quel tipo di profilo di manager che si sposta da un'azienda all'altra Cioè, cercando di far carriera, ma più qualcuno che vede le multinazionali come delle piattaforme pazzesche per realizzare i miei sogni, il mio sogno è quello di toccare la vita delle persone e creare valore attraverso le risorse, le piattaforme che mi danno queste aziende. Quindi la logica è un po' quella. Se si ha questa logica, in realtà 9 anni sono anche pochi, perché se tu crei una startup, sai che comunque ci vogliono anni prima di farla decollare, di crescere. Se poi quella startup viene creata nella complessità di un'azienda da più di 70 miliardi di dollari, da 300.000 persone impiegate, con la scala che abbiamo, ci vuole tempo per cambiare le cose. Come hai detto tu prima, l'azienda sì, mi ha dato fiducia all'inizio, si è fidata e poi dopo i risultati sono arrivati, perché queste aziende americane ti danno fiducia per qualche mese, ma se non porti i risultati ti fanno fuori con la stessa velocità. E in questi anni siamo cresciuti molto, abbiamo più di 300 designer adesso nell'organizzazione, abbiamo 12 design center in giro per il mondo, quindi, e stiamo crescendo, stiamo assumendo ovunque, stiamo crescendo sempre di più. Quindi è un approccio che funziona, è un approccio che l'azienda apprezza, ma perché sta portando risultati. avrei due domande. La prima è, quando voi immaginate appunto il design in questo modo anche complesso, articolato e ricchissimo, lo immaginate, lo calibrate in modo globale oppure a seconda delle varie aree del mondo? Domanda molto importante, molto intelligente. intelligente. Eh, io ho coniato una parola, non sono l'unico che la usa, ma
la parola glocale, ovvero locale, c'è infatti. una strategia globale, però con una sensibilità locale. L'ho capito molti anni fa, quando ero ancora in 3M, mi sono reso conto del fatto che una strategia puramente globale era debole. Da italiano in questa azienda americana ricordo quando gli americani cercavano di imporre delle strategie dell'America cercando di studiare l'Italia e di creare qualcosa che avesse senso per l'Italia e finivano per creare una serie di stereotipi alienanti per noi italiani. Quindi l'approccio globale e basta non funziona. L'approccio però totalmente decentralizzato, iperlocale, non funziona neanche quello, perché poi non fai leva sugli asset che una multinazionale ti può dare Infatti. e quindi sulla potenza di fuoco pazzesca che puoi avere con le risorse di aziende di questo genere. Quindi da subito, ancora ai tempi di Treme e poi in PepsiCo, io ho sempre spinto tantissimo l'idea di avere design center in giro per il mondo, dicendo Esatto. l'azienda PepsiCo all'inizio mi diceva, vabbè, creiamo un piccolo team qui in America e poi porti avanti tutto dall'America. E io mi sono imposto per avere invece dei team, siamo partiti dalla Cina e poi piano piano Mosca, Londra, tanti paesi in giro per il mondo. Oggi abbiamo appunto 12 città in giro per il mondo e sono necessarie perché in pratica piazzi delle persone che hanno una comprensione delle strategie globali, ma poi respirano, vivono tutti i giorni la cultura locale e quindi diventano degli interpreti culturali tra i due mondi ed è l'unico modo per veramente essere globali in modo rilevante a livello locale. Io sono d'accordissimo, allora è anche bello per me ricordare questo carissimo amico, tuttora attivissimo amico del Politecnico, che è Piero Bassetti, che ha scritto proprio una serie di interventi e un volumetto sul glocalismo tanti anni fa e proprio indicava questa strada come la strada migliore. Credo che il Covid poi ci abbia spiegato veramente che è la strada che dobbiamo seguire, perché da un lato ci ha costretti in un posto e abbiamo sentito mai come ora il radicamento in un luogo, dall'altro ci ha dato questo desiderio e questa possibilità anche di contattare il mondo, quindi siamo davvero passati attraverso un'esperienza globale. La seconda domanda che volevo farti è: ci sono degli italiani o sei l'unico in questo stupendo gruppo dentro la Pepsi Cola, in questa startup come l'hai chiamata tu? Guarda, io non volevo arrivare a fare il classico italiano che si porta lo suolo di italiani con sé e quindi ho fatto uno sforzo molto consapevole per non fare quel tipo di errore, se vogliamo. Queste sono aziende giustamente molto sensibili alla diversity dei team. Io solo a New Certo. York, solo a New York ho 36 diverse nazionalità nell'ufficio di New York. Quindi c'è uno sforzo conscio per creare quel tipo di diversità. Detto ciò, su un team di più di 300 persone ho un po' di italiani. Il nostro capo di tutta l'Asia, quindi la persona capo dei team a Shanghai, a New Delhi, a Bangkok, al Cairo e a Johannesburg, è un italiano toscanaccio da un talento pazzesco, Gianmauro Vella. Ehm, abbiamo poi un po' di italiani comunque sparsi nei vari team e poi abbiamo anche, e questo penso sia anche interessante, c'è un ragazzo francese, il suo nome è Mathieu Aquino, Ah, parenti italiani, che io ho perbacco. conosciuto in Italia tanti anni fa, è francese puro, lui è nato a Parigi ma ha studiato allo IED design, l'ho trovato allo IED, l'ho assunto in 3M e poi l'ho portato con me in America e lui è interessante perché è francese ma comunque parla perfettamente italiano, ha questa cultura anche italiana. Un altro ragazzo argentino, Martin Broen, che ho trovato anche lui a Milano, si era trasferito a Milano per creare la sua agenzia di design dall'Argentina. Ho iniziato a lavorarci quando ero già in America con 3M, con lui in Italia, argentino, e poi l'ho portato dentro anche lui, dentro l'azienda. Cito queste cose perché Mathieu e Martin Broen è l'argentino,
non sono italiani, però sono venuti in Italia, hanno trovato la loro dimensione e hanno mescolato, se vogliamo, le loro culture dei loro paesi con quella italiana, creandosi dei profili unici veramente potenti. Poi adesso lavoro in America, Gianmauro lavora in Cina. Sto parlando in pratica del rispetto di culture diverse, dell'accoglienza di persone di nazionalità diverse, al di là poi se siamo francesi, argentini o africani, marocchini o afghani, l'idea di un mondo senza confini, di contaminazione estrema dal punto di vista Certo. culturale, di accoglienza e di collaborazione, che è fondamentale. E l'unire culture diverse per creare una super cultura che nasce appunto dal dialogo, dalla collaborazione e dal rispetto. E oggi, quando sento il nostro ex presidente negli Stati Uniti che parlava di erigere muri contro i messicani e i latinoamericani, quando vedo le polemiche, le tragedie che stanno accadendo in Europa, Spagna, Italia sull'immigrazione, e l'idea stessa dei visti, dei confini, amici innamorati che non possono vivere insieme in America perché una delle due persone non ha il visto. Cioè, sono tutti concetti così anacronistici in questo mondo globale, digitale, in cui online siamo tutti senza confini e ci connettiamo l'uno con l'altro. Ed è una ricchezza incredibile quella di questo dialogo senza confini. Quindi spero veramente che sia solo una transizione che stiamo vivendo oggi, ma che le nuove generazioni digital natives, nate in questo mondo digitalmente globale, capiscano che forse un dialogo, un'accoglienza, una commistione di culture è l'unica strada che dobbiamo percorrere in futuro. Sì, anche in questo noi italiani siamo attrezzati perché la nostra è sempre stata un'identità plurima, cioè voglio dire almeno tre lingue per chi era colto, perché c'era il latino, poi c'era l'italiano e poi c'era di sicuro il dialetto, che poteva essere magari anche il greco, lo spagnolo, perché comunità appunto che vengono da tutta Europa vivono in Italia da secoli. E quindi voglio dire una pluralità per cui non bisognava in fondo neanche uscire dall'Italia per scoprire che si era in parte sempre stranieri nel posto in cui si era, come ha detto un bravissimo, un grande filosofo, non bisogna mai pensare di essere padroni del posto in cui si vive. E io dietro, è possibile che abbia visto una giraffa che tiene un lampadario dietro di te? O è un'allucinazione? Altro prodotto italiano, guarda, io adesso è un prodotto disegnato da Marcantonio, un bravissimo designer italiano, prodotto da Stefano Giovannoni, che è un altro talentuosissimo designer italiano che ha deciso poi di creare la propria azienda. E adesso non so la giraffa esattamente dove la fanno, ma questa azienda di Stefano Giovannoni, che si chiama Kibu, produce molto anche al di fuori dall'Italia. E quindi mi dai uno spunto per lanciare un messaggio a un'Italia in cui spesso per uscire dalla crisi si parla di Made in Italy, investire sul Made in Italy. E io mi sono ritrovato ormai negli ultimi anni spesso a chiedere agli italiani di pensare più al design in Italy o all'ideazione in Italy che non al Made in Italy. Made in Italy è importante, lo vogliamo proteggere e in alcuni settori è sicuramente un qualcosa che ci differenzia, ma poi c'è una potenzialità pazzesca nel far leva su quello che io chiamo il brand culturale italiano, fatto di un mix, di un blend di design, arte, letteratura, filosofia, architettura, moda e poi tradizione culinaria, bellezza paesaggistica, il tutto amalgamato dal nostro lifestyle, dal nostro stile di vita. Questo è il brand culturale italiano, un qualcosa che nessuno ci può togliere, è un qualcosa di totalmente difendibile, è una barriera all'entrata se vogliamo, è un vantaggio competitivo pazzesco. E Stefano Giovannoni con quella giraffa e con tutti i prodotti che ha creato ha fatto leva su quel linguaggio all'italiana, in questo caso nel mondo del design, del mobile e dell'accessorio,
però senza pensare per forza al Made in Italy. È certo. quello, è il motivo per cui il primato nel mobile non ce l'abbiamo noi, nonostante abbiamo dei brand nel mobile pazzeschi, abbiamo la Brianza, ma l'azienda più grande nel mobile è l'IKEA, Svezia, ma non è stata creata pensando al Made in Sweden, anche se poi ha creato tantissimi posti di lavoro per la Svezia. Nella moda, i nostri grandi brand della moda, il brand leader mondiale è spagnolo, è Inditex, e non è stata fondata sull'idea del Made in Spain, producono in tutto il mondo, ma hanno prodotto tantissimi posti di lavoro per il mercato spagnolo. Quindi il messaggio del far leva su una caratteristica unica che nessuno ci può togliere, ci possono togliere eventualmente altre cose perché competiamo con altri paesi incredibili, ma il brand Italia è l'Italia, non te lo può togliere nessuno ed è un qualcosa veramente su cui far leva, ma dobbiamo farlo con una mentalità globale, facendo veramente diventando attori di un mercato globale, rispettando altre culture, capendo i nostri punti di forza e capendo anche i nostri punti di debolezza e capendo come creare sinergie con altre culture per poi vincere su questo panorama internazionale. Certo, capisco, il punto non è quello che sia secondo quello che tu mi dici sia fatto o no in Italia, ma che sia fatto appunto, come dicevi, all'italiana, ovviamente in senso positivo, Italia style, cioè che ci sia il linguaggio, la grammatica del fare italiano, quella stessa grammatica che ha permesso di assimilare parole straniere e di farle diventare parole italiane per tutto il corso della nostra storia, perché se uno prende il Cantico dei Cantici di San Francesco scopre che è tutto pieno di parole francesi, del resto lui si chiamava Francesco e certo non aveva il problema di importarle e di sentirsi poco italiani, anche se la parola non era giusta, ma insomma poco locali perché parlavano in altre lingue. Quindi assimilare altre lingue, altri linguaggi. Ecco, ma tu sei un collezionista allora, il designer che cosa colleziona di design? Ma guarda, probabilmente il collezionista è qualcuno che lo fa in modo consapevole e che magari ha un piano, una strategia. Io invece sono Beh, uno... scusa, non sempre. Il collezionista può essere anche trascinato dalla passione per una cosa e scoprire un po' alla volta che cosa desidera costruire. Perché il collezionista è una Io bestia un sono po' uno di strana. quelli. Sì, sai, mi sento sempre non a mio agio a definirmi collezionista perché poi dopo mi scontro con i collezionisti, quelli veri, che hanno una cultura profondissima su un determinato categoria di prodotto. Allora dico: no, io non c'entro niente con quello. Io sono il collezionista di pancia, quello che segue le proprie emozioni, nel senso Esattamente. che mi piace scoprire, sono un curioso e vado dal giro il mondo per lavoro, spesso e volentieri, ma anche per piacere e poi mi imbatto in oggetti, in prodotti di ogni genere e li compro e le mie case diventano veramente dei musei quasi di esperienze, di mie esperienze di vita. Poi ci sono alcuni prodotti che compro più di altri, non so neanche perché, o forse lo so, perché poi dopo mi guardo indietro e capisco cosa mi spinge. Uno di questi prodotti sono le calzature, le scarpe. Ho più di 300 paia di scarpe, che è un problema se vivi a New York City, dove non c'è spazio per mettere assolutamente No, nulla. Ho una qualcuno stanza le mette tutta in piena di forno. scarpe. Qualcuno le mette in forno perché qui Esatto. si cucina poco e allora si usa lo spazio in quel modo. Mi hai dato un'idea, dovrò usare anche il forno. Per esempio, lì io non mi sento, anche se ho più di 300 paia di scarpe, io non sono un collezionista, io le compro proprio di pancia così. E poi ho scoperto anche perché alla fine quando vai a lavoro, magari in contesti aziendali, ti metti la giacca, ti metti i completi, come vedi dalla giacca che indosso oggi, io poi oso anche sulle giacche, però spesso devo essere cauto nel creare, nel mettere i miei business partners, gli investitori, eccetera, eccetera, a loro agio. Quindi di solito cerco di lavorare molto sul mio abbigliamento, sul mio modo di vestire per creare degli input visivi che creino comfort e credibilità, comfort nell'ascoltatore e credibilità per me.
E poi dopo ho dei dettagli fuori di testa in cui oso tantissimo e alla fine le scarpe sono veramente un bellissimo dettaglio con cui giocare, perché anche quando sei vestito tutto di nero, con le mie magliettine nere che metto sempre, poi metti la scarpa fuori di testa, è un tocco e quindi sì, mi ritrovo a comprare scarpe a raffica proprio. Sono d'accordo, non occorre neanche la scarpa, basta anche la stringa qualche volta per fare il dettaglio che crea uno scarto. Come direbbero i formalisti russi, lo scarto è fondamentale, la grammatica è lo scarto e anche in questo noi siamo sempre stati maestri, perché se si prende un grande testo di grammatica rinascimentale, che è il Cortegiano di Castiglione, che sembra dare, come dire, l'ordine perfetto all'uomo rinascimentale, poi c'è tutto un capitolo sulle licenze, cioè su quelle cose che si fanno ma non bisognerebbe fare, eppure il fatto di farle crea stile e questo è veramente molto italiano, come le tue scarpe direi. No, guarda, io sono un grande celebratore delle licenze poetiche perché presuppongono una consapevolezza, una conoscenza del tema profondissima e quando ti puoi permettere di avere quelle licenze, quindi anche nella moda, nello stile, non solo nella poesia, nella scrittura, in tutto, nel business, è lì che fai, è lo scarto, la Esattamente. differenza, ma in tutto, nel Castiglione le chiamava, Castiglione che distingueva tra la forma e queste le chiamava le difformità, cioè le cose che dal punto di vista formale sono sbagliate. Però uno le fa apposta perché se no il discorso è troppo corretto, è troppo preciso, è troppo inquadrato. Quindi le difformità sono altrettanto sostanziali della forma. Senti, è stato veramente Tu sei a casa o in ufficio adesso? Sono a casa, sono a casa. Ah, a casa. E invece mi piacerebbe molto venirti a trovare in ufficio quando si riaprirà l'attività, vedere come lavora lo staff, dove lavorate, non siete molto lontani da qui, insomma, quindi magari ci diamo appuntamento per una prossima puntata. Intanto grazie perché io non finirei, non avrei mai finito di farti domande, di chiacchierare con te, ma insomma ci sarà un'altra occasione più avanti. Grazie a te, è stato veramente interessante, quindi ci vediamo a So nel nostro design center a breve. Certo, mi pare un bel posto. Va bene, Mauro, a presto, a presto. A presto Fabio, ciao.